Ciao a tutti e benvenuti su Gossip alla Turca, il vostro angolo preferito dove il mondo dello spettacolo turco prende vita con eleganza, mistero e un pizzico irresistibile di dramma. Prima di iniziare, ricordatevi di mettere un like, iscrivervi al canale e attivare la campanella, così non perderete neanche un sussurro. E adesso, prendete fiato. La storia di oggi è uno di quei racconti che si muovono in silenzio, ma pesano come un tuono. Un triangolo fatto di ombre, silenzi e passi trattenuti. Nelle ultime settimane, tra set, giornate di shooting e messaggi che corrono veloci come scintille, un sussurro si è trasformato in un mormorio sempre più insistente, un intreccio delicato che avvolge Azal Kaya, un ex compagno di cui nessuno vuole pronunciare il nome, e Satay Ulusoy, l'attore che da anni domina titoli e cuori con calma disarmante. A scatenare il fermento sarebbe stato un timore sordo ma tenace. La possibilità che l'ex, pur mantenendo un profilo riservato, quasi invisibile, possa incrociare il cammino di Satay e far riaffiorare frammenti del passato che Azal ha accuratamente sigillato nei cassetti più profondi della memoria. Il passato è come la polvere. Anche quando pensi di averla spazzata via, basta un soffio per farla tornare nell'aria. Cerchi sociali che scottano come brace. Secondo chi frequenta il loro mondo, gli ambienti condivisi, amicizie comuni, eventi obbligati, cene organizzate senza malizia, sono diventati campi minati. Un invito può trasformarsi in un rompicapo logistico, una premiere in un balletto di presenze e assenze studiate, un compleanno in un percorso a ostacoli fatto di chi ci sarà e a che ora arriva. Azal, raccontano le fonti, teme che una parola di troppo, magari detta in un momento di nostalgia o nervosismo, possa diventare il seme di nuove speculazioni, soprattutto ora che la sua crescente sintonia con Satay è diventata materiale da analisi per commentatori e fan. Non è il passato a spaventarla, ma il modo in cui potrebbe essere reinterpretato nel presente. Satay e l'arte dello stare in silenzio. Mentre tutto questo accade, Satay Ulusoy rimane fedele alla sua filosofia. Mantenere la rotta, lavorare, non lasciare che il rumore entri nella stanza. Chi gli è vicino ripete quasi in coro la stessa frase. Lui vive per il lavoro, il resto non è il suo campo di battaglia. Una calma che affascina e irrita allo stesso tempo il pubblico, perché più lui tace, più le teorie si moltiplicano. Ogni suo silenzio viene letto come un segnale. Ogni pausa, un possibile significato nascosto. L'ex, un'ombra che non vuole diventare protagonista. La figura più misteriosa del triangolo è senza dubbio l'ex di Azal. Una presenza che non vuole essere scena, ma che la scena continua a inseguire. Amici comuni lo descrivono come una persona riservata, prudente, a volte onesta in privato ma rigidamente rispettosa dei confini quando si parla di rendere pubblici dettagli personali. Non vuole ferire, non vuole riaccendere vecchie dinamiche, non vuole creare fraintendimenti. Eppure, lo sappiamo, il dolore passato ha una memoria tutta sua. E proprio quel residuo emotivo sarebbe il motivo per cui ogni evento condiviso, ogni nuovo incontro potenziale, porta con sé una sorta di tensione impronunciata. Azal non teme uno scandalo inesistente, teme l'imprevedibilità. Il mondo dello spettacolo respira trattenendo il fiato. Negli ultimi giorni, nei corridoi degli studi, nei camerini e nelle chat riservate del settore, si vive quella sensazione di attesa che precede un temporale d'agosto, aria ferma, cielo carico, silenzi troppo pieni. Azal, sempre elegante nel modo di gestire la propria vita privata, si mostrerebbe ancora più attenta del solito. Non vuole che un episodio appartenente a un capitolo chiuso distorca la percezione della sua attuale vicinanza a Satay, un rapporto che,
per quanto non definito pubblicamente, vibra di discrezione, rispetto e sguardi che non hanno bisogno di parole. Nel frattempo, le timeline dei social esplodono di interpretazioni. Una foto archiviata riemerge? Analizzata. Un like mancato? Interpretato. Un'intervista troppo neutra? Sospetta. Il pubblico, ormai, legge il silenzio come se fosse una dichiarazione. 3 vite, una coreografia invisibile. Dietro le quinte, si parla di inviti declinati, apparizioni rimandate, spostamenti organizzati all'ultimo minuto per evitare incroci indesiderati. Un gioco di equilibri delicati in cui ognuno muove i propri passi con cautela. L'ex, pur mantenendo la sua postura discreta, sa che basta un commento innocuo finito nelle orecchie sbagliate per diventare un titolo infiammato. Azal lo sa ancora meglio. E Satai? Continua a essere un metronomo, costante, composto, imperturbabile. Il grande interrogativo, il silenzio si spezzerà? Ogni osservatore si fa la stessa domanda. Quanto può durare una quiete così tesa? E cosa accadrà al primo incontro, alla prima frase mal interpretata, al primo sguardo catturato da un telefono indiscreto? Forse non accadrà nulla. Forse sarà un semplice ciao, come stai? Forse sarà la scena che tutti aspettano senza ammetterlo. Ma fino a quel momento, la storia si alimenta soprattutto di ciò che non viene detto. E così, cari amici di Gossip alla turca, ci troviamo davanti a una delle tensioni più silenziose ma più intense degli ultimi mesi. Una storia che non ha bisogno di esplodere per tenere tutti incollati agli schermi. Voi cosa ne pensate? Azal fa bene a temere un incontro inaspettato? E il silenzio di Satai è una forma di saggezza, o un modo elegante per evitare la tempesta? Scrivetemelo nei commenti. Lasciate un like, condividete il video e ricordate, su Gossip alla turca, ogni sussurro diventa una storia. Alla prossima!